Troppo buoni panzerotti pugliesi ripieni, sofficissimi, una vera delizia. Oggi li prepareremo insieme. Vi insegnerò tutti i miei trucchetti. Faremo infatti un impasto senza sporcarci le mani, senza sporcare il piano di lavoro, utilizzando soltanto una forchetta e guardate il risultato. Morbidissimi. Siete pronti per iniziare? Prendiamo una bella ciotola capiente. Inseriamo all'interno 10 g di lievito di birra. Vi consiglio di usare il lievito fresco perché rende l'impasto più soffice. Aggiungiamo 260 g di acqua tiepida, circa una tazza piena. L'acqua tiepida aiuta tantissimo la lievitazione. Così come lo zucchero, ne aggiungo 2 cucchiaini. Dopo inserisco in 2 volte 500 g di farina 00. Mescoliamo con la forchetta. Unisco 10 g di sale e terminiamo con la restante farina. Nel frattempo, amici, se vi piacciono tanto i panzerotti pugliesi, lasciate un like a questo video e se non siete iscritti, iscrivetevi, siete sempre i benvenuti. Come vedete, abbiamo finito di impastare senza sporcarci le mani e senza sporcare il piano di lavoro. Copriamo con la pellicola alimentare. Facciamo lievitare per 2 ore in un luogo caldo, come per esempio il forno. Dopo 2 ore l'impasto è cresciuto tantissimo. Lo trasferiamo sul piano di lavoro, leggermente infarinato. Possiamo procedere a fare le nostre pezzature, ma prima diamo qualche piega. In questo modo andiamo ad incorporare aria all'impasto. Aiutandoci con un tarocco e una bilancia da cucina, andiamo a ricavare dei pezzetti di impasto da 70 grammi. 70 grammi secondo me è il peso ideale. Dopodiché facciamo roteare il pezzetto di impasto tra il nostro palmo e il piano di lavoro. Otterremo quindi una pallina. Mentre facciamo le nostre palline, le mettiamo su una teglia coperta con un canovaccio, in questo modo non si seccheranno. E procediamo all'ultima lievitazione. Io le metto in forno con funzione lievitazione a 40 gradi, aggiungo una tazza di acqua, in questo modo l'impasto non si secca. Le palline adesso sono pronte, possiamo spianarle utilizzando le mani oppure per avere un impasto più uniforme possiamo utilizzare il matterello. Non ci resta quindi che sbizzarrirci con le farciture. Possiamo farcirli davvero con qualsiasi cosa. Verdura, patate, salsiccia, salumi di tutti i tipi. Io li farò molto semplici. Ho condito 300 g di passata di pomodoro con olio e sale. Se vogliamo possiamo aggiungere origano o basilico.
Poi aggiungo un pezzetto di prosciutto cotto e qualche dadino di provola. Prediligo la provola perché la mozzarella rilascia molta acqua. Aiutandoci con un pennellino, bagniamo i bordi. E andiamo a richiudere a mezzaluna. Facciamo tanta pressione con i polpastrelli. I panzerotti devono essere ben chiusi, altrimenti ci regaleranno una brutta sorpresa in frittura. Ecco qui, un po' di forza e sono chiusi perfettamente. Vedrete che con questo metodo non si apriranno assolutamente. Per renderli più carini possiamo ritagliare i bordi con una rotella. E voilà, ecco pronto il primo panzerotto. Che ne pensate? Vi piace? Adesso ve lo faccio rivedere da un'altra prospettiva. Anche questo è pronto. Vi faccio vedere anche l'ultimo. Avete visto quanto è semplice realizzarli? Ci vogliono soltanto delle piccole accortezze. Se pensate che questo video vi è stato utile, lasciate un like, grazie davvero. Tiriamo via la pasta in eccesso e adesso sono pronti per essere fritti. Utilizzo una pentola, così se schizza un po' di olio non è un problema, e olio per friggere. Possiamo utilizzare olio di semi, olio di mais, olio di arachidi oppure semplicemente olio extravergine di oliva, come volete. Non abbiate paura quando andate a tuffare i vostri panzerotti, perché se fate dei movimenti troppo bruschi rischiate di bruciarvi. Quindi procedete lentamente e senza paura. Li facciamo cuocere finché saranno belli dorati, ci vorranno all'incirca 2-3 minutini perché la pasta è davvero molto sottile. Se invece li volete cuocere al forno, li mettete a 220 gradi per circa una ventina di minuti. Vi consiglio sempre però di aggiungere dell'olio sia sotto che in superficie, così resteranno più morbidi. Che ne dite? Vi piacciono questi panzerotti pugliesi? Vi hanno conquistati? Adesso vi farò vedere quanto sono soffici. Dopo averli fatti, li lasciate scolare su carta assorbente e li fate riposare per 10 minuti. Dopo 10 minuti guardate quanto diventano soffici. No vabbè, sono veramente stupendi e sono anche buonissimi, ve lo posso assicurare. Troppo buoni. Se li rifate fatemelo sapere perché mi fa sempre tantissimo piacere sapere quando rifate una mia ricetta. Potete taggarmi anche su Instagram e mandarmi le vostre foto che io poi condividerò tra le mie storie. Se non mi seguite ancora su Instagram, vi lascio il link qua giù nel box informazioni. Ricordate di condividere questo video con gli amici, di iscrivervi e lasciare un like per supportarmi. Un abbraccio enorme e alla prossima. Ciao!